Ti è mai capitato di trovarti in un altro paese, fare qualcosa per te naturale e invece poi scoprire di essere stato maleducato? Ecco, oggi vorrei parlarti di 5 differenze culturali tra Italia e Corea che devi tenere a mente per evitare di fare brutta figura se vai in viaggio in Corea oppure se incontri degli amici coreani. Ogni paese del mondo ha le sue tradizioni legate a modi di fare, abitudini, gestualità e mi è sempre piaciuto cercare di imparare quelle dei paesi che amo perché penso che sia davvero un modo per conoscere meglio la cultura di quel paese. Le norme di comportamento infatti possono variare da cultura a cultura e qualcosa che è appropriato in un paese potrebbe non esserlo in un altro. Veniamo a noi e vediamo le 5 differenze tra Italia e Corea che vi voglio raccontare oggi. Una delle differenze più rilevanti che ho notato quando sono stata in Corea è stato che non si entra mai in casa con le scarpe. Bisogna sempre toglierle e c'è un apposito spazio all'ingresso dove è possibile togliere le scarpe e conservarle. Innanzitutto è una questione di pulizia e igiene e poi anche rispetto della propria casa e comodità. È una differenza molto rilevante rispetto all'Italia dove non abbiamo questa abitudine. Magari qualcuno di noi già lo fa, ma non è una regola. In Italia, quando diamo un oggetto o quando lo riceviamo da un'altra persona, siamo soliti utilizzare una sola mano. In Corea si usano entrambe le mani, sia per dare che per ricevere. Questo perché usare entrambe le mani è considerata una forma di cortesia e di rispetto verso l'altra persona. Quindi ricordiamoci, quando per esempio prendiamo o diamo una carta di credito al ristorante, in albergo, di usare sempre le due mani. In Italia usiamo chiamare il taxi con la mano rivolta verso l'alto, col palmo in alto. Ecco, questa cosa in Corea non è considerata buona educazione. Come si chiama quindi un taxi in Corea? Dobbiamo tenere la mano rivolta verso il basso o all'altezza delle nostre spalle, altrimenti potremmo risultare sgarbati e il taxi potrebbe anche non fermarsi. Sai che in Corea ti potrebbe facilmente capitare che ti chiedano l'età? Lo so, è una cosa strana perché in Italia non si usa, soprattutto alle donne. In realtà in Corea è una domanda che fanno molto spesso. Questo perché serve a stabilire l'anzianità in una relazione. Per i coreani stabilire chi è più grande è davvero una cosa molto importante perché ci sono delle regole e delle etichette da rispettare verso chi è più grande di te. Con questo mi lego al punto successivo, l'etichetta a tavola. In Italia osserviamo prevalentemente il galateo, la compostezza a tavola, come tenere le forchette, quali forchette usare. È una cosa che riguarda solo il nostro comportamento, non riguarda chi abbiamo intorno al tavolo. Invece in Corea c'è un'etichetta ben precisa da rispettare se al nostro tavolo ci sono persone più grandi di noi o anziane. Innanzitutto non si comincia mai a mangiare prima della persona più grande al tavolo. Un'altra cosa interessante è fare il brindisi. Quando facciamo il brindisi, il bicchiere dobbiamo tenerlo sempre più basso rispetto a come lo sta tenendo la persona anziana col quale stiamo facendo il brindisi. Altra cosa importante, sempre legata al momento del bere, non dobbiamo mai guardare in faccia la persona più anziana mentre beviamo. Dobbiamo voltarci, mettere una mano a coprire il nostro bicchiere e la nostra bocca. Fino ad ora abbiamo parlato solo delle differenze tra la cultura italiana e la cultura coreana, ma in realtà sai che ci sono anche diverse affinità, più di quanto penseresti. Oggi te ne voglio raccontare 3. In Corea c'è un vestito tradizionale veramente bellissimo che si chiama hanbok. Lo si usa mettere nei giorni di festa, nelle occasioni speciali, negli anniversari. Noi abbiamo avuto l'occasione di indossarlo perché in Corea lo si può anche noleggiare. Ci sono appositi negozi che noleggiano gli hanbok e così puoi vivere l'esperienza di passeggiare per il paese col vestito tradizionale. Davvero una cosa bellissima che ti consiglio di fare e di provare se vai in Corea. Ecco, io vengo da un paese del sud Italia e anche nel mio paese abbiamo un vestito tradizionale che, come in Corea, indossiamo proprio nei giorni di festa, negli anniversari o in giorni speciali. E io che vengo dalla Calabria non posso non parlare del peperoncino. In Corea, come sappiamo, tanti piatti sono piccanti e l'uso del peperoncino è molto diffuso. In Calabria vale lo stesso, usiamo il peperoncino tantissimo, amiamo i piatti molto piccanti. Questa cosa l'ho trovata molto simile quindi tra Italia e Corea.
Se dovessi confrontare un piatto piccante calabrese con un piatto piccante coreano, ti parlerei della pasta con l'anduia calabrese. L'anduia è un insaccato molto popolare nella mia regione, molto piccante, che si usa per condire e preparare tantissimi piatti. Io lo adoro con la pasta. Lo confronterei con i tteokbokki coreani, gnocchi di riso conditi con una salsa a base di peperoncino piccante che si chiama gochujang. Due piatti completamente diversi, ma entrambi molto piccanti e io li adoro. Voglio chiudere con un argomento che mi è molto a cuore, ossia l'ospitalità. In Italia siamo davvero molto ospitali e per dimostrare l'amore e l'affetto agli altri, la prima tendenza è cucinare per gli altri. Questo aspetto della nostra cultura l'ho ritrovata in Corea. Anche in Corea preparare, cucinare per gli altri è ritenuto un gesto d'amore, proprio come in Italia. Vi lascio con una frase che vi potrebbe capitare di sentirvi dire se vi dovessero invitare a cena. 우리 집에 저녁을 먹으러 올래요? E mi raccomando, noi rispondiamo di sì. In Calabria, se rifiuti l'invito a cena, potremmo rimanerci un po' male, uguale in Corea. E così questo viaggio su alcune differenze e punti di contatto tra la cultura italiana e la cultura coreana è terminato. Ci sono davvero tante curiosità da conoscere sulla Corea, quindi come sempre vi consiglio di seguire la mia pagina. In più, se questo video vi è sembrato interessante, vi chiedo di mettere un like e attivare la campanella. 안녕하세요.